Ciao ragazzi! Ciao! In questo video vi vogliamo parlare di quanto abbiamo speso nel nostro viaggio di 7 mesi e mezzo nel sud-est asiatico. Vi diremo quanto abbiamo speso in ogni paese e alla fine di tutto il grande totale, ovviamente di spese sostenute come coppia. Se guardiamo in basso è perché abbiamo tutti i nostri appunti come al solito per cercare di essere più precisi possibili. Durante questi 7 mesi e mezzo, quindi, in Asia, siamo stati in Thailandia, Cambogia, Bali e Malesia. Esatto. Abbiamo diviso tutte le nostre spese per questi paesi e divise in categorie, cioè alloggio, cibo, trasporti interni, spese di visto e altro. Le spese di altro, sotto la voce altre spese, includono i tamponi che fortunatamente adesso non sono più necessari, ma fino a qualche mese fa erano obbligatori per viaggiare, e tutte quelle piccole spese personali sostenute durante il viaggio, cioè magari le attività, la palestra, qualche massaggio, eccetera. Inoltre tutti i voli di transfer tra un paese e l'altro li abbiamo lasciati a parte, così penso che sia più chiaro capire meglio i nostri costi. Tutte queste spese che vi ho elencato le mostreremo in percentuali, quindi da qualche parte vi faremo una schermata con le percentuali per capire meglio come sono state suddivise. Cerchiamo di fare un video breve, conciso e preciso, quindi speriamo che lo apprezziate. Dai, iniziamo con la prima voce in assoluto ed è stato il volo di andata e ritorno per la Thailandia che abbiamo pagato 1080 euro per 2 persone. Noi in Thailandia abbiamo trascorso 4 mesi, tra l'altro abbiamo tutti i video della Thailandia e in questi 4 mesi abbiamo sostenuto queste spese proporzionate in questa maniera, suddivise in questa maniera, tra cui il 48% in alloggio, il 27% cibo, 16% trasporti, abbiamo speso inoltre un 5% in visti e un 4% in altro. Tutte queste spese per 4 mesi portano a un totale di 7.434 euro per 2 persone. Sì, calcolando che la spesa per i trasporti interni, come ho accennato prima, sono state tante qui perché davvero ci siamo mossi tantissimo. Abbiamo preso anche aerei interni, traghetti perché siamo stati sulle isole, Motorini, motorini, auto, tutto. noleggio, eccetera. Quindi ci siamo mossi davvero davvero tanto. Se siete curiosi, come diceva Salvatore prima, ci sono tutti i nostri video sul nostro canale, andate a vederli. Dopo questi 4 mesi in Thailandia, che è uno dei nostri posti preferiti al mondo, abbiamo preso un volo per Siem Reap, Cambogia. Qui ci siamo stati 10 giorni, 5 a Siem Reap e 5 nella capitale Phnom Penh, e le nostre spese sono state del 23% in alloggio, 35% cibo, 7% trasporti, 4% di visto e 31% di altre spese, per un totale di 1.146 euro, sempre a coppia. Esatto. Calcolando che qui la percentuale più alta è quella del cibo, perché noi non abbiamo mai mangiato cibo locale in Cambogia, ma abbiamo sempre mangiato più che altro in ristoranti molto turistici e comunque con cibo occidentale, diciamo. Esatto, internazionale. Internazionale, sì. Quindi è questo. Un'altra spesa molto importante in Cambogia, che trovate nella voce altro, per questo motivo è così alta, è perché per uscire dalla Cambogia abbiamo dovuto sostenere 2 tamponi per il costo di $260, prezzo spropositato, altissimo. Sì, abbiamo pianto per una settimana, siamo stati 10 giorni di cui una passata a piangere per questa cosa qui. Oh, scherzi a parte, però 260 dei tamponi non li abbiamo mai spesi nemmeno in Europa così tanto. Però. Sì. Quindi per lasciare la Cambogia abbiamo preso un volo Singapore Airlines che da Phnom Penh ci ha portato a Bali a costo di 500 euro 2 persone. Noi poi a Bali abbiamo trascorso 2 mesi, quindi in questi 2 mesi le spese che abbiamo affrontato sono state ripartite per 47% alloggio, 38% cibo. C'è scritto 36, Pippi. 36, scusate ma non ho gli occhiali e non vedo bene. 36% cibo, 5% trasporti, 4% visti e
Sì, un 8% altro. Questo porta ad un totale di 2 mesi di 3.900 euro. Nonostante Bali sia molto economica, soprattutto per l'accommodation, noi abbiamo speso un po' di più perché ci siamo concessi 12 giorni in villa privata con piscina e un mese in appartamento, un bel appartamento molto spazioso, Sì. con tutti i comfort del caso. Sì. Quindi questo ha fatto lievitare leggermente i costi. Da Bali ci siamo spostati in Malesia, precisamente a Kuala Lumpur, con un volo pagato 195 euro. Qui i nostri costi sono stati del 50% alloggio, 32% cibo, 14% trasporto, 0% visto e 4% altro. Come avete visto dalle percentuali, non abbiamo avuto spese di visto, neanche di tamponi fortunatamente a Esatto. questo giro, perché col passaporto italiano si ha diritto a 90 giorni di soggiorno all'arrivo. Quindi il tutto porta ad una spesa totale in sì. Malesia di... 2.168 euro. Esatto. Poi dalla Malesia abbiamo preso un volo che da Kuala Lumpur ci ha portato a Bangkok. Questo volo l'abbiamo pagato 150 euro. Siamo ritornati a Bangkok per poi riprendere il nostro volo che ci riportava in Italia. Sì, e questa spesa l'abbiamo già conteggiata all'inizio perché avevamo il volo di rientro per Milano già nei 1.080 euro conteggiati. Esatto. All'inizio del video. Durante il nostro viaggio, ovviamente, abbiamo avuto sempre l'assicurazione attiva per Esatto. entrambi, quindi per 7 mesi e mezzo l'assicurazione ci è costata 728 euro. Sì, per 2 persone. Sì. Inoltre abbiamo conteggiato, per essere proprio precisissimi fino all'ultimo, anche le spese della commissione che la banca ci ha calcolato per tutti i prelievi contanti Sì. che abbiamo fatto e per quelle percentuali di commissioni ogni volta pagate con la carta. Esatto. Totale di queste commissioni sono stati 155 euro. Non pochi. No. Le avevamo, diciamo, preventivato circa, no? Pensavamo già di spendere circa un 150 euro di commissioni per quel periodo lì ed è stato così. Quindi siete pronti a sapere quanto abbiamo speso per 7 mesi e mezzo nel sud-est asiatico? Totalone È 17.616 euro per Sì. 7 mesi e mezzo di viaggio per 2 persone, che porta ad una media mensile di 2.348 euro e 80 centesimi a coppia, incluso di voli, assicurazione e tutte le voci che abbiamo menzionato in questo video. Sì, sappiamo che come al solito quando facciamo questo tipo di contenuti ci teniamo sempre a precisare che si può spendere molto di meno in Asia, ma anche molto di più. Esatto. Dipende sempre dallo stile di viaggio che avete e dal comfort che volete Esatto. avere. Quindi per noi un buon budget per viaggiare con tutti i comfort e non facendoci mancare nulla è di 1.000 euro al mese a persona, Esatto. esclusi i voli. Certo, abbiamo cercato di essere più precisi possibili a portare queste cifre, infatti ci abbiamo messo un giorno per tracciare tutto bene, molte cose erano salvate proprio perché avevamo previsto di portare un contenuto del genere, abbiamo cercato comunque di ritracciare tutte le spese, soprattutto magari quelle spese magari che alcune volte si trascurano come il noleggio di 2 giorni per il motorino, ma abbiamo anche trovato quelle. In questa grossa cifra magari c'è una piccola variazione, ma siamo stati davvero il più fedeli possibile a quello che è stato poi la spesa totale di questi 7 mesi e mezzo di viaggio. Sì, speriamo che il video vi sia piaciuto, lasciateci un bel like per favore, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ovviamente ogni commento per noi è apprezzato e può aiutare anche qualsiasi altra persona che stia guardando il video e vuole organizzare un'esperienza simile, quindi lasciateci i vostri commenti nel box qua sotto e noi ci vediamo una prossima avventura, un prossimo video. Ciao! Grazie, ciao! Perché ci siamo concessi 12 mesi 12 giorni in villa con piscina privata, quindi speriamo di essere stati quindi nel senso, allora Aspetta. percentuali sono Oh mio Dio, si è bloccato il computer! succede di ogni, ecco qua. Secondo voi è costato, o quanto per voi è costato questo un viaggio, il vostro viaggio? No? Vabbè, è uscita male? Aspetta.